Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Guadagno Quotidiano. Oggi parleremo di Rollercoin e in particolare della Season 4. Bene, bentornati a tutti e benvenuto per chi fosse nuovo. Oggi parleremo della Season numero 4 e purtroppo non sono riuscito a fare degli spoiler come avevo fatto per la Season 3 perché effettivamente non ci sono stati. Infatti Rollercoin ci ha dato un semplice teaser, forse uno massimo 2 giorni prima dell'uscita del pass, e poi appunto è sbucato il pass così dal nulla e quindi purtroppo non sono riuscito ad anticipare nulla. Però appunto questo video preparatevi perché sarà un briciolino lungo, ma guarderemo ogni singola cosa nuova che ci sarà appunto grazie al pass numero 4. Ma prima di tutto ciò ovviamente vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare un bel like perché sarebbe utilissimo per il canale, e ovviamente vi ricordo che vi lascio il link in descrizione di Rollercoin con il quale, se doveste ancora registrarvi, appunto passando da quel link otterreste 1000 satoshi gratuitamente, senza ovviamente dover investire nulla all'inizio. Inoltre, se non siete molto pratici di Rollercoin, vi lascio nelle schede il video che ho fatto dove vi spiegavo quale secondo me è la migliore strategia per iniziare Rollercoin senza voler ovviamente investire nulla, e quindi ve lo lascio nelle schede in alto a destra. Inoltre ho una piccola richiesta da farvi, se vi va di partecipare a questa piccola domanda. Sto cercando di migliorare la qualità audio del canale, quindi fatemi sapere se sentite una differenza nell'audio, e se volete darmi qualche consiglio, che sicuramente avere un parere anche da qualcun altro mi farebbe bene, appunto su come migliorare o comunque se c'è qualche errore che non vi piace più di tanto. Bene, detto questo, partiamo subito col video. Bene, questa qua è la schermata di Rollercoin, sicuramente molti di voi la conosceranno. Per iniziare, prima di tutto vorrei andare a vedere direttamente il costo dell'Event Pass, così possiamo anche vedere i premi che ci sono e magari anche qual è la potenza di questi premi. Quindi andiamo in questo caso su GetXP o altrimenti sullo store, andiamo in Event Pass e a questo punto ci troviamo con la prima pagina dell'Event Pass. Qua possiamo vedere il tempo che manca prima della fine appunto del pass, e qui vediamo i miner più caratteristici dell'evento. Quindi qui vediamo un miner che probabilmente sarà l'ultimo, anzi è l'ultimo, quindi quello dell'ultimo livello, ci dà 500.000 GH per secondo, e poi ci sono gli altri e così via. Andando su Upgrade Event Pass, noi potremo vedere i prezzi del Season Pass. Vediamo quindi un semplice upgrade di 120 RLT che ci permette di sbloccare, diciamo, tutti i premi premium, ovvero i premi che sono ottenibili solo investendo e non semplicemente giocando, e poi un Event Pass Premium che ci permette di ottenere per 570 RLT tutti i premi in un solo momento. Prime impressioni a caldo. Rispetto alle altre season ho notato che il prezzo dell'upgrade, quello basico, è molto inferiore rispetto al prezzo del premium. Questo significa che o il premium è molto molto più conveniente, o altrimenti hanno capito che il metodo della maggior parte delle persone era quello di arrivare al maggior livello possibile giocando per poi acquistare a un prezzo molto più inferiore il premium. Quindi a mio avviso, secondo me, hanno un po' visto questa cosa qua e quindi hanno cercato di diminuire il prezzo il più possibile dell'upgrade, così comunque da dire più persone lo compreranno, lo acquisteranno, mentre invece nel caso appunto del premium lo alzano un po' di più perché probabilmente questo è il valore effettivo, comunque molto simile a quello reale. Quindi a mio avviso, secondo me, per il sito, per il progetto, questo è sicuramente un ottimo risvolto. Per noi utenti invece un po' di meno, perché questo significa che noi andremo a pagare molto di più il premium alla fine. Detto questo, c'è anche una sezione blog che dopo andremo a vedere per vedere tutte le specifiche, o comunque la maggior parte delle specifiche della Season 4, però adesso voglio farvi vedere i premi, diciamo questi in generale. Come primo premio gratis possiamo vedere questo uovo di dinosauro, che in verità ha un bassissimo potere. E tra l'altro, parlando con alcuni iscritti nei commenti, mi hanno fatto sapere che la percentuale di collection è anche bassissima, quindi diciamo che come primo premio non è che sia proprio un granché, è più una cosa per far scena e che è, diciamo, un abbellimento per la nostra stanza. In questo season hanno deciso di mettere anche delle parti come premi sia gratis che nel momento in cui andessimo a prendere il pass,
e questo ci permette quindi di migliorare pian piano i nostri miner in modo da ottenere sempre miner più profittevoli, ovvero la sezione in cui si possono unire più di un miner. Andando invece in Event Quest possiamo vedere quali sono le task da dover fare per poter aumentare di livello. Questa season ha modificato un pochino il livello dei giochi e di questo mi rende abbastanza felice, perché giocare comunque 50-100 giochi al giorno comunque diventava abbastanza lungo, soprattutto se il nostro obiettivo non è giocare costantemente o stare costantemente attaccati a questa piattaforma. E infatti in questo momento hanno abbassato di 20 giochi il premio maggiore e di 10 giochi il premio minore, arrivando così un po' più facilmente, soprattutto un po' più velocemente, al raggiungimento del punteggio massimo. Purtroppo però hanno aumentato notevolmente il livello degli XP che ci danno con l'invito di un amico e ovviamente con la spesa degli RLT, perché se vi ricordate nella scorsa season aprendo una loot box si ottenevano sì 5 XP, ma spendendo 10 RLT ogni giorno, perché poi tra l'altro vi ricordo che queste qua sono daily task, quindi vuol dire che ogni giorno si refreshano, identiche se non per i 2 giochi consigliati, diciamo, hanno comunque aumentato di oltre, se non erro, 5 XP, perché appunto una volta ti davano, spendendo 10 RLT ti davano 8 XP. Quindi questo significa che senza spendere effettivamente degli RLT all'interno della piattaforma diventa comunque molto complicato riuscire a ottenere i livelli del pass, e questo sicuramente è lo stesso discorso di prima. Per noi non è un gran vantaggio, ma per il sito sì, perché comunque questo le rende più sostenibile. Inoltre hanno fatto dei cambiamenti nella sezione delle task wall. Infatti se noi andiamo adesso in task wall possiamo vedere che non ci sono solo più le task, ma ci sono anche dei survey che c'erano già precedentemente, ma ne hanno aggiunto qualcuno e tra l'altro hanno messo anche questa nuova grafica abbastanza carina. E semplicemente andando su view offer noi potremo andare a fare appunto questo sondaggio, e se saremo idonei e riusciremo a finirlo verremo ricompensati con questa percentuale, con questa quantità di RLT. Infatti in questo caso, ad esempio, se noi facessimo un sondaggio da 7 minuti e fossimo idonei, perché poi ricordo che i sondaggi sono pagati solo nel momento in cui noi riusciamo ad arrivare alla fine del sondaggio, quindi io vi ricordo che se volete fare questi sondaggi qua vi conviene mettere le informazioni che il sondaggio vuole ottenere, così che vi faccia andare avanti e possiate poi effettivamente ottenere 0,54 in questo caso RLT. Cosa intendo per questa cosa? Allora, innanzitutto sicuramente farò poi un video più avanti per spiegarlo meglio, ma un esempio potrebbe essere: compreresti una macchina da qui a 5 anni, è ovvio che se noi andassimo a dire no, perché magari non è il nostro interesse comprarci una macchina nuova, probabilmente il sondaggio non si farà per noi, perché altrimenti non avrebbe senso di esistere quel sondaggio. Quindi anche se voi non la compreste, andate comunque a mettere che l'acquistereste lo stesso entro i 5 anni, e questo è solo un esempio, ma ci sono milioni di esempi e sicuramente, ripeto, farò un video poi più avanti. Passiamo quindi al blog per vedere tutte le specifiche. Eccoci qua alla sezione blog. Qui appunto ci fa vedere tutte le specifiche e ci viene scritto quant'è il tempo della season 4. Infatti va dal 1 aprile al 30 maggio. Ci viene fatto un riassunto veloce, ovvero che ci sono dei nuovi miner, è stato rielaborato l'event pass con le daily task e i daily bonus, ci sono nuovi tipi di premi, come appunto ad esempio le parti per il crafting, e infine più free rewards, cioè premi gratuiti. Leggendo subito il paragrafo successivo c'è scritto che il pass è stato boostato del 62.5% e quindi fa sembrare che questo sia più conveniente a noi. Però noi possiamo comunque effettivamente notare che non è così, perché il prezzo del Season Pass è aumentato, quindi semplicemente qua è vero che è stato aumentato del 62.5 il premio di tutto, ma è anche aumentato il costo, quindi in verità ci sono degli effettivi ritorni, ma solo se noi andiamo a investire di più. E inoltre nel 62.5 è anche considerato l'introduzione delle parti che, se noi vogliamo venderla, intanto in questo momento non possiamo farlo, quindi non sappiamo quanto sarebbe il nostro ritorno, e soprattutto invece se le utilizziamo non è detto che possiamo utilizzarle per tutti i miner, perché già vedere i miner che ho io, per poterli unire sono necessarie delle parti leggendarie, moltissime parti leggendarie tra l'altro, quindi significa
che quelle parti che possono essere, che ce ne sono soltanto rare o comuni, praticamente per me non servirebbero. Qui poi c'è la lista dei miner che ci vengono offerti, ve li lascio guardare a voi, non c'è nulla di particolarmente interessante se non gli ultimi tre, che appunto danno 300.000, 200.000, 500.000 GHS rispettivamente. Anche qui ci viene detto che il power totale è di 1.785.000 GHS. Qui poi c'è tutta la lista di bonus, come possiamo vedere ce ne sono moltissimi, ad esempio free, però se guardate molti o sono comunque dei potenziamenti o sono delle parti, e solo già a livello 13 è possibile ottenere un miner che poi sarà riottenibile a livello 23, però già per poter arrivare a questi livelli è necessario investire già degli RLT, perché altrimenti è impossibile. Ci sono moltissimi premi gratuiti, ma per poterli riottenere è necessario comunque investirci qualcosa, perché ad esempio i punti XP che sono necessari per arrivare a queste sezioni qua sono anche gli XP che vengono dati tramite l'invito di un amico, che è difficile invitare un amico al giorno, e lo dico io che comunque ho un canale YouTube, quindi sono molto più esposto rispetto ad altre persone, perché ciò significa riuscire a fare entrare una persona differente ogni giorno per 60 giorni, quindi non è facilissimo. E inoltre i punti degli investimenti dei 10 RLT, della spesa dei 10 RLT oppure della loot box, e quindi comunque sono tutti XP che non riusciremmo a prendere se noi non vogliamo investirci. Inoltre c'è stato un ridimensionamento dei poteri dei giochi, e infatti me ne sono subito accorto nel momento in cui ho provato a fare Token Blaster, perché era nettamente maggiore rispetto agli altri, e da un certo punto di vista sono molto d'accordo con quello che c'è scritto qua, perché Lambo Rider era molto più difficile rispetto agli altri giochi, ma dava molto di meno. Token Blaster invece era anche questo abbastanza difficile, però prendeva meno di Cryptonoid, che anch'esso è abbastanza complicato, ma a mio avviso era molto più difficile Token Blaster. Inoltre 2048, che era uno dei giochi che davano di meno, allo stesso tempo era anche uno dei giochi più complicati da superare nel momento in cui fossimo arrivati a livello 5, perché avevamo sempre 60 secondi, però in 60 secondi era molto difficile riuscire a superare il livello. E quindi è stato aggiunto, grazie a uno degli affiliati di Rollercoin, ovvero Waffles the Good Boy, che ha anche un canale, sono stati aggiunti 15 secondi al gioco. E poi ci viene spiegato che questo è lo chiama cutie, quindi è semplicemente un miner carino, ma effettivamente è inutile. E infine poi ci viene spiegato quali sono i prezzi dell'Event Pass. Questo è il totale delle novità che ci sono state nel Pass 4. Quali sono i consigli per giocare al meglio, per cercare di vincere il più possibile a questo Pass? Tendenzialmente sono praticamente identici agli altri, cioè vi consigliavo semplicemente di giocare e di fare le task il più possibile, e poi di semplicemente fare le task wall per ricevere qualche RLT in più. Anche col fatto che adesso ci sono più survey, sicuramente questo è un buon momento per appunto ottenere dei RLT in questo modo. E inoltre ovviamente quello che vi consiglio, se volete acquistare il pass, vi consiglio appunto di minare RLT, perché è il più conveniente di tutti a livello di ritorno. Inoltre io purtroppo questa season non riuscirò bene a giocarla come vorrei, però sicuramente cercherò di fare almeno i 40 giochi al giorno, considerati le due task con i due giochi differenti da 15 partite l'uno. Inoltre, ecco, se posso darvi un consiglio, andando sui giochi, ovviamente io vi consiglio di fare i giochi che vi vengono proposti nelle task e alternarli con i giochi più profittevoli. Questo perché se noi andiamo a fare direttamente i due giochi, oltre al fatto che comunque faremo solo quelli e magari poi ci stanchiamo pure, sicuramente il modo migliore per stemperare un po' sempre la stessa solfa è appunto aggiungere i giochi più profittevoli, che quindi sono Cryptonoid, Token Blaster e Lambo Rider. Oltre a Crypto Hamster, però Crypto Hamster a me non funziona sul telefono, quindi devo per forza farlo da computer, non so voi se anche per voi sia così. E infine l'ultima delle novità è il fatto che ora sia minabile anche Solana. Infatti Solana è possibile minarlo
ma non è possibile ritirarlo. Stessa cosa, non è possibile ancora ritirare Matic, cosa che si aspettavano tutti ma che purtroppo non hanno aggiunto, quindi Matic non è ancora prelevabile e stessa cosa vale per Solana. Inoltre avevano anche detto, oltre al marketplace che ovviamente non hanno implementato, avevano detto che avrebbero dato la possibilità di unire altri miner arrivando fino a 2 stelle. Purtroppo non hanno fatto anche questo e quindi diciamo che alcune promesse che avevano fatto non sono state mantenute. Ma cosa ne penso di questo pass? Sicuramente Rollercoin sta cercando di andare anche un po' incontro agli utenti, alle richieste degli utenti, perché ovviamente gli utenti richiedono più guadagni, ma allo stesso tempo il sito deve riuscire a essere almeno in equilibrio, almeno in pari, e quindi sta cercando ovviamente di implementare alcune cose che permettono agli utenti di guadagnare di più, ma allo stesso tempo di non far fallire il progetto. Per far questo però ovviamente richiedono una maggiore entrata, e infatti ora il pass costa molto di più. Sono un po' deluso, lo ammetto, perché avrei tanto sperato di vedere finalmente il marketplace, perché io avevo intenzione questo mese, questo pass, di acquistarlo, però senza l'aggiunta del marketplace non posso vendere i miner o comunque non posso vendere le parti non di mio interesse, e quindi non posso ottenere altre RLT per poter acquistare il pass. Infatti la mia idea era quella di acquistare il pass semplicemente con i RLT ottenuti dai task wall e dalla vendita delle parti o al massimo di alcuni miner. Bene, detto questo, quindi qui finisce il video. Io spero di avervi dato un'idea generale del pass e di non aver dimenticato nulla. Nel caso ovviamente farò altri video, e sicuramente se avete domande su questo pass, sul funzionamento, fatemele pure nei commenti, cercherò di rispondere al meglio con voi, e ovviamente mi farebbe piacere anche sapere la vostra su questo pass. Alcuni utenti l'hanno già data proprio a caldissimo nel momento in cui è uscita, e quindi li ringrazio per comunque avermi informato, perché tra l'altro io non ero al corrente perché non ero ancora riuscito ad accedere a Rollercoin quel giorno, ma grazie a loro ho appunto saputo dell'uscita del pass, e quindi li ringrazio ancora per avermelo fatto sapere subito. Tra l'altro uscirà, adesso non so benissimo quando, ma qualche settimana uscirà sicuramente anche la nuova versione del file che avevo appunto creato grazie all'aiuto di un file già preesistente, ovvero il file di Dr. Dax. Questo file non ve lo lascio ora in descrizione perché è ancora basato sulla vecchia sul vecchio pass, e cercherò quindi di implementarlo il prima possibile non solo con Solana, ma anche con magari qualche nuovo indice o qualche nuova informazione che possa esservi utile per capire se l'investimento conviene o meno, e soprattutto quanto andreste a guadagnare attraverso quell'investimento. Bene, quindi grazie di aver visto il video. Ovviamente vi ricordo di lasciare un like se vi è piaciuto il video, di iscrivervi al canale in quanto sarebbe importantissimo, anche e soprattutto perché vorrei arrivare ai 1000 iscritti entro giugno 2022, che è uno degli obiettivi che mi sono predisposto in questo anno. Stiamo crescendo moltissimo in questo periodo, e quindi vi ringrazio molto per tutte le iscrizioni e le visualizzazioni, e ovviamente vi ricordo anche che c'è il link in descrizione di Rollercoin che vi permette di ottenere 1000 satoshi gratuitamente all'iscrizione. Quindi grazie ancora e ci vediamo a un prossimo video.